Eccomi qua. Ciao gente, vediamo un po'. Sì, è partito. Scusate. Allora, visto già dal titolo, ho deciso che da sti video in poi voglio perdere poco tempo. Visto già dal titolo quale sarà la pietra di cui parleremo oggi. Parleremo, non mi sono dato proprio del plurale maiestatis. Allora, l'ardesia nera, la classica ardesia nera, la nave scuola, la pietra da finitura che si consiglia a chiunque è all'inizio e voglia cercare una pietra da finitura naturale, non troppo costosa. Viene sempre fuori lo stesso consiglio, cioè comprati una bella ardesia nera, una bella ardesia ligure e vivi felice. Perché ho voluto fare questo video? Fondamentalmente per due motivi. Uno, perché la pietra è diffusissima, per cui ci sono molte persone che ce l'hanno e magari hanno ancora qualche dubbietto sull'utilizzo, su che cosa gli si può chiedere e che cosa non gli si può chiedere. E due, per tirarla sempre su d'attenzione, perché sto notando che viene quasi classificata ormai come pietra da principiante, visto che sempre il primo consiglio che si dà a chi inizia è come se fosse una pietra da serie B. Dice intanto inizia con l'ardesia, poi Dio provvede, poi quando sei più bravo vediamo come farti spendere i soldi. Ecco, questa è una cavolata, perché l'ardesia è una signora pietra che però va saputa utilizzare, va saputa sfruttare al meglio, per cui come avete visto nel titolo parte 1, perché ho intenzione di fare almeno un secondo video se non un terzo, e questo primo video, banda alle ciance, cominciamo subito, poi ve la faccio vedere. Questo video mi sono messo nelle condizioni di chi è alle prime armi. E chi è alle prime armi, il consiglio che gli si dà è sempre: guarda, pisella con una sintetica. Anzi, il consiglio che gli si dà: comprati una 3000-8000 con cui fai tutto dalla bisellatura alla prefinitura, e poi con l'ardesia nera, con la naturale, gli dai quella dolcezza, gli levi quell'aggressività che il filo ha dopo l'utilizzo sulla sintetica. Per cui questa è la situazione iniziale. Io oggi voglio fare la stessa cosa. Voglio trattare il rasoio prima su una sintetica 8000 e poi usare l'ardesia come finitura. Visto che la finitura sarà lunga, perché l'ardesia, ecco, il difetto glielo diciamo subito, c'ha tanti pregi, un solo difetto: è lenta. Quindi sono organizzato in questo modo. Sul piano di lavoro vedete che c'è già la mia Imanishi 8000, quindi una 8000 sintetica, ottima per carità di Dio, ma una sintetica. Il classico rasoio sacrificale, in questo momento lo vedete qua giù piccolino, è già sotto il microscopio, il classico col dollar. Questa è la situazione iniziale, per cui né tanto bella né tanto brutta, una buona situazione, non è proprio quella da uscita dalla bisellatura, forse leggermente migliore, però io oggi costo noi, parto da questa situazione, per cui eccomi qua, un'altra volta, ecco il gold dollar, aspetta, dove sta? Eccolo qua, il gold dollar, Imanishi, quindi la sintetica 8000, e oggi voglio fare né più né meno quello che fa chi principia, quindi il principiante, che a me già la parola mi sta attivata, perché principiante sembra sempre ma tu sei un principiante, c'è sempre un'accezione negativa nell'utilizzo corrente, e no, il principiante è colui che principia, che sta all'inizio. La bagnatina, che comunque è una splash and go, non ha bisogno di essere ammollata, di essere messa a bagno, basta una spruzzatina. È una pietra purtroppo che tende a intasare parecchio, quindi sarebbe magari stato il caso di dargli una spazzolatina sopra con una botte per cercare di farla intasare il meno possibile, però
proprio perché voglio andare veloce. Questo è solo un passaggio che io sto facendo, ripeto, per mettermi nelle condizioni di chi è alle prime armi. Chi è alle prime armi che cosa fa? Molto probabilmente neanche Bisella, perché ha preso un rasoio in qualche mercatino che gliel'hanno già dato pronto per la rasatura, quindi con il bevel già impostato. Guardate come asciuga subito. Ah no, purtroppo voi non lo vedete. Con le luci sparate sul piano di lavoro non si vede, ma io mi sto accorgendo che la pietra come sta assorbendo l'acqua. Come al solito, tra le luci accese, un ventilatore che ho per non morire di caldo, che chiaramente non sono le condizioni migliori per l'affilatura, però chi se ne importa. Quindi stavo dicendo, il principiante molto probabilmente all'inizio non avrà proprio la necessità di bisellare, perché comunque avrà comprato un rasoio con il bevel impostato per un po', anzi diciamo pronto per la rasatura, quindi per un po' l'avrà mantenuto solo e soltanto andando di coramella. Poi a un certo punto si sarà accorto che la coramella non è più sufficiente, per cui pietra da finitura, e nei casi diciamo più completi prima passaggio sulla 8000 sintetica. Vi ripeto, vanno bene tutti, vanno bene tutte, anche quelle combinate. Io ho questa qua in Manisci, l'ho presa diversi anni fa, mi sono trovato subito bene e non l'ho voluta cambiare più. È stata, diciamo, non dico una botta di fortuna perché ci ho studiato sopra, però diciamo che le pietre sintetiche di questo grit medio alto è pieno il mondo, non sono eccessivamente costose, ma una vale l'altra. Volete prendere questa? Ve la consiglio. Volete prendere qualche altra cosa? Va bene lo stesso. Chiaro, vanno benissimo le Naniva, vanno bene le Shapton, ognuna ha la sua particolarità. Diciamo che mi fermo? Diciamo che mi fermo. Quindi, asciugatina a rasoio, lo mettiamo subito sotto il microscopio, così da avere la sensazione su quale sia la partenza, come facciamo, da dove la facciamo lavorare l'ardesia nera. Eccomi qua, scusate un attimo, ma eccola qua. Diciamo che qui sarebbe pure da ribisellarlo per bene il rasoio, perché vedete che l'ardesia ha lavorato, l'ardesia, scusate, la sintetica ha lavorato bene centro bevel, ma ancora il filo non è proprio il massimo. Allora, piuttosto che ribisellarla, permettetemi ancora un minuto sulla sintetica. Vado un po' più di pressione e do un po' più di torsione al rasoio. Qui io sinceramente questo movimento non avrei voluto farlo, perché è un movimento pericoloso, e visto che sto parlando di come verrebbe utilizzata l'ardesia da un principiante, certo questo non avrei proprio voluto farvi vedere. Voi adesso non ve ne accorgete, ma io sto dando molta pressione in torsione, proprio per cercare di arrivare subito al filo. Vedete, rispetto a prima, adesso la limatura d'acciaio come si è formata velocemente, ma ecco, solo per avere la sensazione solo per avere la sicurezza di essere arrivate sul filo, perché a noi tutto sommato del resto eccolo qua, non è ancora perfetto, però diciamo che mo sul filo ci siamo arrivati. Diciamo che questa è una situazione da uscita da pietra sintetica, uscita da 8000. Siamo a 240 ingrandimenti,
il bevel molto grande perché è quello del gold dollar, quindi riempie tutto lo schermo. Gli ingrandimenti non sono pochi perché 240, sempre della solita bestiolina, non sono pochi. Ma adesso andiamo subito a tirare fuori l'Ardesia. Prima cosa da dire, soprattutto a favore di chi la sta usando, di chi all'inizio ancora non c'ha tanta confidenza. In tutto questo tempo che io ho parlato, l'Ardesia era in acqua. Anche se è una pietra naturale, sembra, dice, vabbè, ma le pietre naturali non hanno bisogno di essere saturate di acqua. Ma l'Ardesia è una pietra duretta, non durissima all'eccesso, ma abbastanza dura, per cui poi è difficile tirare fuori la sospensione con una bagnatina, diciamo, di un quarto d'ora, una ventina di minuti. Io questa l'ho messa a bagno quando preparavo qui le luci, mi sistemavo per fare la registrazione. Questo è il primo, diciamo, trucco del mestiere. Quando lavorate con un'Ardesia, soprattutto l'Ardesia nera ligure, tenetela a bagno, che vedrete che le prestazioni aumentano, quantomeno in termini di velocità. E visto che uno dei difetti principali di questa Ardesia, anzi l'unico difetto di questa Ardesia è la lentezza, questo farà guadagnare un po' di tempo, per cui l'Ardesia la vedete bagnata, era in acqua anche la sua piccola boot. Allora, secondo consiglio, l'Ardesia come la maggior parte delle pietre ardesie, l'Ardesia ligure tende a graffiare il filo, per cui il filo è il bevel, per cui vuoi per aumentare la velocità, che non è molta, vuoi per cercare di farla graffiare un pochino di meno sul filo e sul bevel, io l'Ardesia la utilizzo sempre, aspettate, sempre con una sospensione sopra, più o meno leggera, più o meno consistente. Vedete quanto tempo ci vuole per sollevare l'impasto? Io non so quanto si riesca a vedere adesso dalla webcam che inquadra la scrivania, che inquadra la pietra, ma non è tantissima. E dopodiché la sospensione, se serve, rifatela, non rinfrescatela e basta, non come si dice, idratatela e basta, ogni tanto rinnovatela proprio la sospensione, per cui fate la prima parte del lavoro con la prima sospensione effettuata. Dopodiché, visto che il lavoro avrà bisogno di tempo, non vi fate scrupoli. Si sciacqua la pietra, si rifà la sospensione e si continua. Quindi, ecco il rasoio. Adesso è mia intenzione farvi vedere spesso il rasoio al microscopio, per farvi vedere di quanto tempo ha bisogno l'Ardesia per poter lavorare per bene. Spesso qualcuno mi chiama, mi scrive: Mauro, c'ho l'Ardesia, sì, va bene, ho imparato, ho fatto i movimenti, ho visto come funziona, adesso che cosa mi consigli di comprare? Come se l'Ardesia ligure, fosse un passaggio intermedio, come se fosse un obbligo imparare sull'Ardesia per poi andare su qualche altra cosa. Io invece voglio dire esattamente il contrario. Guardate che l'Ardesia, se ben usata, è una pietra che non fa rimpiangere nessun'altra pietra da finitura.
L'ardesia fa dei fili eccellenti, come tutte le ardesie. Non vedrete mai il filo quello ruffiano, quello bello delle giapponesi, quello senza una macchia, senza una rigatura, che ripeto, l'ardesia non fa satinatura. E adesso vedete che io sto lavorando con la fanghiglia sulla pietra, ma adesso che andiamo al microscopio non troverete satinatura, troverete tanti segni, tanti marchi di affilatura. Allora, faccio subito il primo stop, cerco di dare dei movimenti rettilinei per creare dei marchi di affilatura ben visibili sotto la lente, e mi fermo consapevole del fatto che ancora questo tempo passato sulla pietra non è sufficiente, quindi non mi sto fermando. Dice vediamo, aspettate, lavo un attimo il rasoio, cioè ci fermiamo, vediamo se no se abbiamo fatto sicuramente questo tempo, eccomi, aspettate, devo rimettere il microscopio, eccolo qua. Sicuramente questo tempo è insufficiente, 240 ingrandimenti, riprendere il punto giusto, eccola, ci siamo quasi. Pure storto mi sta a venire, non riesco a mettere bene il filo. Scusate ragazzi, ma a una certa età ecco qua. Quindi vedete, ci stanno tutti i marchi di affilatura di questo mondo, disordinati perché vedete quelli a cerchietto, quindi parte sono in verticale, parte sono in orizzontale, vedete che la parte centrale del bevel si sta lucidando, quindi vedete che stavo dicendo, la sospensione sulle ardesie non produce satinatura, per cui anche lavorando a fanghiglia tutto è molto visibile, satinatura zero. Adesso, mentre vi lascio questa immagine, io prendo il mio bello spruzzino dell'acqua, ripulisco la pietra, perché vi ho detto non bisogna avere remore nel farlo. La sospensione va rinfrescata tante volte. Rieccomi qua, quindi riecco di nuovo la sua botte, un pochino d'acqua e ricominciamo un'altra volta. Non fate mai lavorare l'ardesia a sola acqua, perché vi fotte, nel senso che l'ardesia, anzi quasi tutte le ardesie, la stragrande maggioranza, hanno un forte effetto ventosa, per cui lavorando senza sospensione, lavorando ad acqua pulita, peggio ancora se mi metto a lavorare sotto il famoso filo d'acqua corrente, sento immediatamente l'effetto ventosa. E l'effetto ventosa mi dice, sono arrivato, ecco l'effetto ventosa, questo è sintomo che la pietra e il bevel toccano bene, baciano bene, sono arrivato, ho lavorato, anche per l'anticamera del cervello. Quindi tenete sempre una sospensione sulla pietra. Poi dopodiché, se si usa d'acqua, perché quello che non vi ho detto, perché magari sarà l'oggetto di altri video, che un'altra particolarità, bellezza delle ardesie, è che possono essere usate tranquillamente sia ad acqua, ma con grandissima soddisfazione anche ad olio. Anzi, vi dovessi dire, se io proprio dovessi scegliere, preferisco, e anche di parecchio, l'utilizzo ad olio,
che riesce a portare su il filo in maniera decisamente più fine, più confortevole. A me il filo ad olio che lascia l'Ardesia piace e piace molto. Se, come si è capito da tutti i video che ho sempre fatto, se non avessi la passione, intanto giriamola un po', se non avessi la passione irrefrenabile per le pietre giapponesi, se cominciassi a usare un po' più spesso le pietre europee, e tra le europee questa in particolare, l'Ardesia Ligure, io sicuramente le finiture che farei le farei ad olio. Però, ripeto, oggi, prima puntata, parliamo della situazione di chi approccia. Quindi vi ripeto, chi approccia il consiglio, sono all'inizio, mi piace questo mondo, vorrei iniziare, ho un budget così e così, che cosa mi consigliate? Il consiglio è sempre lo stesso. Dice, guarda, comprati una sintetica, magari combinata, una 3000-8000, che te la porterai avanti a vita perché è una pietra di largo utilizzo che ti serve sempre. Se non ne hai bisogno, non ribisellare, non usare il lato 3000, ma per riprendere un filo stanco al limite, se proprio vuoi partire dal basso, parti dalla 8000. Poi ti fai una bella pietra da finitura naturale e si consiglia l'Ardesia Ligure. E poi l'ultimo consiglio è una buona coramella, ma senza spenderci troppo, perché all'inizio è chiaro che le coramelle vengono tagliate. Ci siamo passati tutti, che nessuno si offendesse, ma le coramelle all'inizio si tagliano. Adesso scusate, faccio un'altra volta il movimentone in torsione, perché voglio farvi vedere per bene anche i risultati sul filo, ok? Quindi questa è la situazione del principiante. Cioè, così, guarda, una sintetica sugli 8000 te la cavi con meno di 100 euro, 60, 70, 80 euro, poi a secondo della marca, e te la fai. Con Ardesia Ligure con 40 euro te la fai, con altrettanti soldi ti fai una caramella da combattimento. Quindi con poco più di 100 euro, 150 euro, tu hai un buon kit per iniziare, un kit che potrebbe essere sufficiente per, non per mesi, per anni. Però, come al solito, vuoi per la soddisfazione, l'entusiasmo iniziale, come uno impara un pochettino ad usare la pietra, dice, vabbè, ma mo se riesco a farmi la barba affilando sull'Ardesia Ligure, figurati che belle barbe, che bei fili, che belle affilature che mi verranno se compro qualche cosa di più performante. Oddio, in questo ragionamento non c'è nulla di sbagliato, perché adesso io non voglio fare l'apologia dell'Ardesia nera, però voglio dire, l'Ardesia nera non sottovalutatela, perché l'Ardesia nera, come tutte le ardesie, va capita, ma una volta capita, non crediate che il filo realizzato sull'Ardesia nera sia inferiore. Adesso qualcuno salterà sulla sedia, ma tra un'Ardesia nera di buona qualità e una belga gialla di brutta qualità, perché le belghe gialle non è che ci stanno solo e soltanto da finitura, non sapete quante belghe gialle ci stanno di grana abbastanza grossolana, belghe che magari sono ottime in bisellatura nella parte bassa dell'affilatura, ma chi veramente affila con le belghe di solito ha tanti esemplari, per cui magari fai il lavoro d'affilatura con un certo tipo di belga e poi vai in finitura con una belga di altra vena. Danno vene più fini, esemplari più fini, esemplari più idonei per affilatura di medio e basso grit. Quindi se uno non ha la fortuna di avere una signora belga per le mani, ma ce n'ha una di quelle
amiamoci, vorrei ma non posso. Guardate che l'Ardesia ligure, non voglio dire la buffonata se la mette sotto i piedi, ma l'Ardesia ligure se la mette sotto i piedi. Allora, facciamo un secondo controllo. Adesso, asciugatina. Ecco qua. Vediamo un po' adesso che dice. Sempre se sto giro riesco a inquadrare tutto senza fare troppo casino. Oh. Allora, la lascio qui così si vede pure qualche segno. Aspettate che provo a riprendere. Cerco di mettere a fuoco più sul filo che sul resto. Spero di averlo imbroccato. Allora, vedete che dopo altri quanto è passato dall'altra ispezione al microscopio? Intanto me la spippacchio un attimo. Altri 5 minuti, 6 minuti? Ma non lo so, guardate, dall'inizio della registrazione sono passati 26 minuti fino adesso. Vedete com'è cambiata l'immagine al microscopio? Purtroppo io adesso non posso farvi rivedere l'immagine precedente, ma se state guardando questo video su YouTube, bloccate un attimo la visualizzazione, tornate alla precedente immagine al microscopio e fate il paragone. Guardate con 5 minuti di differenza che cosa è cambiato. Vedete che adesso è molto meno segnato il bevel, è molto più uniforme. Guardate il filo, ripeto, 240 ingrandimenti fatti bene, ottici, cioè quello è un filo teso per essere teso, poi stanno a spasso da qualche altra parte, guardate. Oh, poi è Gold Dollar, magari quel piccolo chip che si vede in questo momento, magari c'era pure da prima. Non è che non è che me posso mettere a fare i video così esplicativi e andarci a mettere sotto uno dei rasoi, quelli buoni, scusatemi tanto, ve voglio bene, ma quelli li metto su pietra solo quando serve. Comunque, allora, ritorniamo qua. Riprendiamo il Gold Dollar, vedete? Allora, altra volta, come ho detto prima, si pulisce la pietra e si rifà la sospensione di nuovo. Questo per esempio è un gioco che con le giapponesi non si può fare. La giapponese, una volta creato l'impasto, poi a via di lavorarlo l'impasto cambia le sue caratteristiche peculiari, per cui se lo vado a rifare devo ricominciare da zero un'altra volta. Invece le ardesie, che non fanno satinatura, che hanno un tipo di abrasivo che non si frantuma con la pressione meccanica esercitata con il rasoio, continuare con una vecchia sospensione carica ormai di limature o rifare la sospensione non cambia assolutamente niente, anzi è preferibile a questo punto cambiare, rifarla, rinfrescarla, così al passaggio con la sua boot si riprende anche un attimo il piano di affilatura. Adesso però, visto che stiamo andando verso la finitura, non esagero più di tanto, mi fermo prima del solito, faccio una sospensione, ma ne faccio poca, e qui verso la fine comincia anche la diluizione, ok? Per cui adesso me la riamalgamo un pochettino, cerco di recuperarla e spostarla tutta da una parte, anche perché vedete è proprio impossibile usarla tutta l'ardesia di lato, e calcolate che questo è un piccolo esemplare. Un altro bel vantaggio di questa pietra è che costa così poco che spendendo una cifretta abbordabilissima si riescono a prendere dei mattoni
giganteschi. Io questa saranno 8 cm per 2, quindi questo esemplare qui non è un grosso esemplare, ma va sicuro che in commercio potete trovare di tutto. Poi ve ne dico un'altra, io l'Ardesia ce l'ho sempre avuta, ma fino a 5 anni fa, 6 anni fa. Poi il mio esemplare, che ormai stavo utilizzando poco, l'ho regalato ad un amico, ad un collega che era alle prime armi, voleva iniziare anche lui, non sapeva bene come muoversi, e dico: senti, l'Ardesia te la regalo io. E questo esemplare qui saranno neanche una settimana che ce l'ho in casa, l'ho ricomprato apposta, dice, per fare video. Sì, perché io sono sempre dell'avviso che un'immagine rimane molto più impressa rispetto a una spiegazione, visto che molti anche sul mio gruppo, fate la pubblicità, Branca Guadels, che io lo scrivo sempre nel commento del video, ma qualcuno se lo legge? Non lo so. Allora, visto che molti mi chiedono: ma l'Ardesia di qua, ma l'Ardesia di là, che cosa devo comprare al posto dell'Ardesia? Dico: senti, ma perché mo me devo mettere, rigiro un'altra volta, ma perché mo me devo mettere a spiegare, che poi magari io dico bianco e si capisce grigio verde? Dico: adesso me lo ricompro un esemplare, così sotto il microscopio, sotto una webcam, si capisce molto di più rispetto che alla solita chiacchiera. Io intanto vedete che sto spazzolando né più e nemmeno come farebbe un qualsiasi principiante, leggermente a uscire, niente movimenti strani, niente movimenti creativi. Il principiante anzi farebbe questo con la mano leggera, ma per essere sicuro di distribuire uniformemente la pressione farebbe sicuramente questo. E allora mo mi ci metto pure io a farlo. Quindi rasoio impugnato a 2 mani, cercando di mantenerlo piatto, uniforme, durante i movimenti, cercando di distribuire bene la pressione. E adesso mi ci vado a fare pure una bella diluizione, avete visto, pure bella importante, perché adesso veramente sto arrivando alla finitura. Vi stavo dicendo, per me l'immagine vale più di 1000 parole. Poi oggi è l'utilizzo basico dell'Ardesia Ligure a favore di chi sta cominciando in questo momento, chi ha le prime armi. Ma per esempio un altro video che voglio fare è la differenza tra le varie Ardesie, perché non è che al mondo esiste solamente l'Ardesia nera ligure. Per esempio tra un'Ardesia italiana, questa, e non so, un'Ardesia gallese, oppure un'Ardesia francese, perché poi quelli sono i punti di estrazione, l'Italia, la Francia, il Galles, e dall'altra parte del mondo ci stanno le Ardesie brasiliane, che sono famose però per altri motivi. Quindi ho ricomprato l'Ardesia perché adesso poi nei prossimi video sarà più facile vedere le differenze. Adesso accelero un po' perché diminuisco la pressione. Fino ad adesso la pressione era ben sostenuta. Dici: ma come, sono una pietra da finitura? Lo so, è una pietra da finitura, anzi adesso la giriamo un'altra volta, ma se non gli dai la giusta pressione di lavoro poi spazzola per 10 anni, ma la pietra non lavora, la devi far lavorare. Ci vuole la pressione leggera, sì, ma sufficiente comunque per far riasportare del materiale, se no. Vogliamo vedere che cosa è successo? Secondo me adesso ci siamo, e se non ci siamo a sto punto manca poco.
Guardate che prima ho detto erano 26 minuti di registrazione, siamo arrivati a 34, quindi sono passati 8 minuti, calcolando il tempo per rifare la sospensione. Diciamo che abbiamo lavorato ulteriori 6 minuti sulla Ardesia. Ripeto, io gli voglio bene a sta pietra, ma non posso dire quello che non è. Sta pietra ha tanti pregi. Primo tra tutti l'utilizzo sia ad acqua che ad olio, ma un difetto ce l'ha. Questa è una pietra lenta, ma se uno gli dà il giusto tempo di lavoro, se gli dà modo di lavorare, questa è una pietra da finiture, no, più che da finiture stellari, da rasature stellari. Adesso voi guardate sto bevel, ma soprattutto sto filo. A questi ingrandimenti, signori, ripeto, a questi ingrandimenti. Perché se io vado a mettere un ingrandimento normale, questi per esempio sono 160, questi sono 120 ingrandimenti, che è più o meno un ingrandimento medio di microscopio casalingo. Adesso dovrei anche cambiare l'inclinazione perché vedete il bianco spara troppo. Fatemi fare una cosa, devo bloccare l'esposizione al microscopio, vedete. Vediamo se riesco. No, così no. Ecco qua, forse questa è un'inclinazione migliore. Aspettate, abbasso un po'. Sapete che io i video non me li preparo, li faccio tutti alla carlona. Credo che sia abbastanza a fuoco. Vedete come con un ingrandimento umano 120 per fatti bene, ottici, ripeto, un cazzo d'obiettivo, detta la parolacetta, obiettivo da 20 cm, no, la pulcettina, obiettivo con le sue belle lenti, cioè, lo vedete che cavolo di filo vi tira fuori? Cioè, ve lo immaginate sto filo? Vabbè, c'è qualche segno, ripeto, è gold dollar. Ve lo immaginate dopo una scoramellata sto filo che cosa diventa? Purtroppo la luce non riesco a regolarla bene oggi. Vabbè, beh, comunque penso che si sta capendo bene. Ok? Quindi lavorate sempre con una leggera sospensione. Allora, il video è 38 minuti fino adesso. Mi date 5 minuti d'orologio per concludere il video. E di questi 5 minuti d'orologio io ne voglio sprecare una brutta parola. Io voglio continuare a farvi vedere che differenza c'è nell'Ardesia per ogni minuto di lavoro in più. Quindi adesso sospensione leggerissima, proprio sospensione appena accennata. Guardate com'è difficile crearla. Strofina, 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 non succede quasi niente. Ok? Ma io me la faccio bastare. Adesso, ripeto, sempre alla principiante maniera. Prima cerco di raccogliere la sospensione tutta da una parte e poi inizio con la mano leggera a questo punto. Adesso anche qui altri 2-3 minuti, ma veramente leggeri, leggeri, leggeri. Come al solito, ogni tanto io giro la pietra. In questo caso non è che servirebbe proprio tanto, di solito girare le pietre naturali è molto conveniente con le pietre più morbide, così si cerca di consumarle uniformemente, di non creare subito avvallamenti,
cercare di mantenere il piano di affilatura più piatto possibile. In questo caso non è necessario perché la pietra è dura, che è una pietra che ti frega, perché è piacevole utilizzarla soprattutto in sospensione, perché non è un duro vetroso, un duro che fa saltellare la lama, allora sembra più morbida di quello che è, ma in realtà è una pietra dura. Ripeto, avete visto con la sua boot quanto c'è voluto per tirare fuori. Guardate, la sospensione, quelle proprio, sai, la classica, come si dice, la sospensione fantasma, per cui, anzi no, devo rifare la stessa cosa di prima. Il principiante farebbe questo. Aspetta, levo un attimo questo mouse. Andrebbe anche più lentamente perché magari ancora non è sicuro dei propri movimenti, per cui ci pensa un attimo a come salire, cerca di controllare ad ogni millimetro che passa sulla pietra, quindi c'è anche un minimo di incertezza in più nei movimenti che sto cercando di replicare, che se no diventerebbe solamente guardate come sono bravo ad utilizzare, e non è per questo che io faccio video. Spero che dopo tutti i video postati, penso che si sarà capito, a me piace l'affilatura, piace il mondo dell'affilatura del rasoio e vorrei avere la soddisfazione di aver aiutato magari qualche persona che approccia per la prima volta, anziché fare come tanti che spaventano. Boh, basta, e non continuo la frase perché se no devo scatenare un'altra volta la famosa polemica, e io questa volta non voglio polemizzare con nessuno. Ecco qua, vedete? Proprio alla principiante maniera. Anzi, manco tanto principiante, perché io almeno il movimento a uscire ormai mi viene istintivo. Il principiante spesso ve lo ritrovate che fa questo, passa dritto per dritto sul piano d'affilatura, che è sbagliatissimo, perché se questo non è perfettamente uniforme, se non è lappato per bene, io passando in questo modo, se c'è un punto più basso della pietra, io lì il filo non toccherà mai, mentre andando con un movimento in diagonale io sono sicuro che tutto il filo tocca sulla pietra, anche magari che se la pietra non è perfettamente livellata. A quello serve il movimento ad uscire. Ok? Diciamo che basta. Adesso è 43. Dai, facciamo che basta, perché come prima puntata sull'Ardesia penso che ne abbiamo dette parecchie, per cui asciugatina, l'ultimo controllo visivo al microscopio. Oh no, sbagliato, eccolo, ultimo controllo visivo al microscopio. Ripeto, è segnato. Perché è segnato? Perché le ardesie non fanno satinatura, tutte le ardesie lasciano marchi di affilatura ben visibili. Basta che pensiate un attimo a quanti segni lascia una belga gialla, ma quanto è dolce il filo realizzato con la belga gialla. E a proposito di filo, guardate quel filo. Ma voi pensate veramente che una giapponese o una naturingia facciano di meglio? Sì, fanno di meglio se saliamo di categoria. Non basta cambiare tipo di pietra, ma bisogna salire di categoria per fare di meglio, con la differenza che questo che vedete in questo momento è un bevel, un filo realizzato con una pietra da 40 euro.
Per superarlo c'è bisogno di aggiungere uno zero dietro. Non so se mi sono spiegato. Avete visto? Per cui adesso ritorniamo a noi. Aspetta, tanto faccio un po' di spazio. La pietra ritorna un attimo in acqua, tanto dopo la devo lavare prima di riporla, se no si secca tutto la sospensione. Scusate, sto pure a pulire la scrivania. Ecco qua. Allora, tanto andiamo a fare una cosa. Aspettate, Allora, ho spento il ventilatore perché sennò vola tutto. Andiamo sul piano di affilatura. Allora, qua sul braccio destro mi è rimasto niente, cioè sul sinistro. Sul destro però devo impugnare il rasoio con la sinistra e io con la sinistra non sono capace manco a mettermi due dita negli occhi. Andiamo a fare le prove, quelle che tanta gente dice che non servono a niente. Allora, vediamo se spara il bianco. Sì, ma io no, adesso so più capoccione di voi. Io adesso abbasso la luminosità. Allora, aspettate, Ok, aspettate, nel frattempo ho aperto il programma di controllo di sta webcam. Dico, li vedete? Vediamo se sulla mano si vedono meglio. Ecco, forse sulla mano si vedono meglio. Li vedete? Quanto taglia? Come taglia? Aspettate. Come taglia? Ripeto, taglia come tutte le ardesie. Le ardesie hanno, per la loro costituzione tra matrice ed abrasivi, hanno un filo dolce, tutte le ardesie, che più, che meno. C'è l'ardesia leggermente più aggressiva, quella più dura, più aggressiva, tipo, non so, ecco, l'ardesia gallese, la Purple Lean Melilene, detto in gaelico, è molto dura e ha un filo un po' più crudarello, però già per esempio un'altra ardesia viola però francese, la Vosgen, filo dolce alla Madonna. La belga che abbiamo utilizzato oggi, la classica ardesia nera ligure, e pure lì bisogna stare attenti perché ci stanno le fregature, perché le ardesie in Italia più o meno stanno dappertutto, quindi in giro sui mercati ci stanno pure delle ardesie spacciate per ligure che invece sono toscane. Ma questa pietra qua, 40 euro di pietra, aspetta, la rimetto davanti al faccione perché sì, adesso dovrebbe aver preso la messa a fuoco. È una pietra che con pochi euro si compra, una pietra di tanto, cioè si compra tanto materiale. Aspettate, Oh. Metro. Questa è 21 cm, non so se si vede, sì, penso di sì. 21 cm per 8, è difficile a farvela vedere, per 8, spessore 2. Cioè, poi su credito bastava che la mettevo sotto. Vabbè, quindi rapporto qualità-prezzo praticamente imbattibile. Finitura eccellente. L'avete vista con gli occhi vostri, non vi rimetto per l'ennesima volta il rasoio sotto il microscopio e non rompere le scatole. Finitura che non ha niente da invidiare a pietre superiori, ripeto, a meno che non si faccia proprio un salto di qualità di quelli forti, netti, decisi, quindi con degli esborsi sicuramente diversi, molto più importanti. Un difetto, se proprio la vogliamo dire, è lenta.
È una pietra che ha bisogno del giusto tempo per lavorare. Su 49 minuti di registrazione, levate il tempo che abbiamo fatto di chiacchiere, levate un po' di tempo per l'affilatura sull'Imanisci per preparare il fondo da 8K sintetico. Diciamo che su 50 minuti di registrazione 20-25 anche se ne sono andati per far lavorare per bene l'ardesia, quindi è una pietra lenta. Ma vi prego, andatevi a riprendere, adesso che vedete questo video, stoppatelo, tornate indietro fino alla prima inquadratura al microscopio e vedete tra la prima inquadratura e il primo controllo fatto al microscopio dopo 5, 6, 8 minuti che uno stava spazzolando sulla pietra e l'altro, e il secondo, non dico l'ultimo, ma il secondo, dandogli 5 minuti di più, mentalmente fate il paragone e vedete che la differenza è abissale. Perché tutta questa pippa dice Mauro, chiudi sto cavolo di video che è durato pure troppo? Per dire che spesso si sente la necessità, molti sentono la necessità di passare a qualche cosa di più performante, ma in realtà non hanno sfruttato al meglio tutte le potenzialità che questa pietra ha. Ripeto, per me questa è una delle eccellenze italiane e il fatto che venga consigliata a un principiante non significa che è una pietra da principiante, nel senso brutto della parola, è una pietra, senti, non ci spende tanto, comprati una pietruzza così, intanto fai pratica. No, il fatto che venga consigliata a un principiante, perché tra i suoi vantaggi c'è proprio quello, una pietra, che è una pietra facile da utilizzare se uno sa come utilizzarla. Quindi è una pietra, no vabbè, volevo far paragone con un'altra pietra, ma a parte un'altra mezz'ora di discussione. Quindi è una pietra valida, è una pietra performante, è una pietra che lascia un filo dolce, è una pietra con cui ci si fanno rasature di tutta soddisfazione, a patto che si impari a conoscerla, a patto che gli si dia il giusto tempo di lavoro. Quindi è una pietra da principianti, per principianti, ma non da principianti. Non è una pietra da serie B, detta papale. Detto questo, basta, mi fermo, 52 minuti sono stati anche troppi perché ho intenzione, ripeto, di fare altro video, se non addirittura 2. Sicuramente il prossimo video sarà sulla comparazione di 2 o 3 tipi di ardesie diverse. Ce l'ho tutte e 3, per cui potrebbe essere la comparazione tra un'ardesia italiana, un'ardesia francese e un'ardesia gallese e vedere un po', divertendoci un po' a vedere che cosa succede. Detto questo, vi saluto tutti quanti, un bel ciao popolo a tutti quanti, grazie per chi, qualcuno sarà arrivato a vederselo tutto, non lo so, ma va bene lo stesso. Ciao popolo, alla prossima!